Ciao a tutti, oggi abbiamo giocato, siamo qui per un video di prima impressione, abbiamo giocato a Sparta! Perché bisogna dirlo Sparta. in modo aggressivo perché appunto esclamativo se no non funziona. Però Sparta ha perso. Però Sparta ha perso, è incredibile. Struggle for Greece di Plug Island Games, che è appena arrivato con Kickstarter. E abbiamo fatto lo scenario da 3 turni. Per questo gioco insomma 4 scenari, fa l'epopea di Sparta. La prima Peloponnesian War, questo mix di English. La prima guerra del Peloponneso, che è un scenario da 3 turni, la seconda che è da 6 turni, e la guerra spartano-tebana, altro scenario da 6 turni, e poi la guerra con Cleomene III, insomma la fine di Sparta, ti fai tutta l'epopea di Sparta praticamente. Sparta è la protagonista, per questo è Sparta. Il scenario introduttivo sarebbe quello da 6 turni, ma era un po' lunghetto, quindi Sì, lo scenario introduttivo ti dicono quello della seconda guerra del Peloponneso, che sono 6 turni. Noi abbiamo fatto quello da 3, poi però quello da 3 ha tante regole un po' speciali per ambientarlo, per quello indicano l'altro come introduttivo. E così abbiamo vinto Atene, anche se ho perso tutte le battaglie terrestri perché insomma gli spartani ti massacrano. Almeno quello. Sì, però la marina insomma ateniese ha tenuto, quindi già qua va bene, dai, è abbastanza attinente. Quindi. Allora, è stato divertente, estremamente divertente. Anzi, prima parliamo, diciamo, di cosa si tratta, che tipo di gioco è, che se no va bene. Introduci. Praticamente è un card driven, diciamo, parla di Struggle nel senso che è un gioco di maggioranza d'aree, tutte le varie città, le varie regioni nel territorio, tu vai a mettere influenza, è un gioco di controllo territorio praticamente. Lo scopo è controllare più regioni possibili alla fine della partita, non ci sono condizioni di vittoria automatica, tutte le regioni sono anche delle tiles che te le tieni, quindi proprio insomma questi la senti che è la Ionian Coast, questa è bella importante. E sostanzialmente questo è il gioco, è un card driven, un turno giochi una carta, poi puoi fare variazioni tipo reclutare generali, mandarli, perché praticamente per mobilitare un'armata è un processo che richiede un po' di tempo, mobiliti un'armata, dai dei generali, dei leader, li invii sui tabelloni a fare le robe di questo periodo, vai a razziare i campi dell'avversario, a fare assedio o fare battaglie, che comunque le battaglie non sono il perno del gioco, sono tipo degli escamotage, tipo guerra fredda, o se no battaglio là per molto più importanti per rimuovere la minaccia che per creare una minaccia. Cioè, una volta creata la minaccia si risolve la battaglia per mantenere lo status precedente più che per creare un vantaggio. Ho notato questo, l'abbiamo usata sempre in maniera difensiva la battaglia. Sì. E non ha mai avuto un risvolto positivo per l'attaccante. Sì, poche volte, tante volte sì, come hai detto tu, mandi fai un'armata proprio per disinnescare un tentativo d'assedio, che invece è molto può dare molto valore a chi lo conosce. Tante volte fai una battaglia anche se probabilmente perderai, come è successo a me, tutte le battaglie intere ovviamente, solo per mandare via, scacciare l'avversario. Comunque può avere dei risvolti positivi, anche se chiaramente neanche negativi se perdi, anche perché tu hai un mega tracciatone giù sul tabellone della praticamente la forza e il potere mobilitativo di cui disponi al momento, che è tanto grande anche quanto più città grandi controlli. Sono delle location che sono poche, tipo si chiamano megapolis, tipo Corinto, Sparta, Tebe, che sono cose che ti danno più manpower, insomma più potere, ecco. E avere questo tracciato generale della forza alta contribuisce alla tua forza in battaglia, che tra l'altro queste battaglie non è che sono tabelle di combattimento, non sono robe strane, sono abbastanza, puoi prevedere come va le cose. Praticamente hai una tabella di valori all'inizio della battaglia, tu conti chi intanto è avanti nel tracciato dell'esercito o in quello navale, se è una battaglia navale. Poi hai 3 tipi di asset speciali,
assets, tra virgolette, che sono garantiti dai territori e controlli, che sono in fattispecie la cavalleria, gli skirmishers, e gli elite, la fanteria d'elite, e Sparta parte fortissima perché ha gli spartani, anche veterani, che hanno due lati, veterani normali. E insomma, chi controlla più di queste cose fa un valore netto, questa battle strength che va da 0 a 3, e poi c'è un gioco di carte battaglia che sono la roba più importante da avere, e praticamente danno la variabilità, l'imprevedibilità, lo sconto, non ci sono dadi a tirare, eccetera. Ecco, dopo chi vince, tutti e due vanno a casa, chi vince prende favori. E questo è il punto fondamentale, tutti e due vanno a casa, quindi chi stava cercando l'assedio, anche vincendo, ha solo un piccolo premio di consolazione, perché il vero vantaggio era conquistare la città. Andare a casa invece è molto problematico. È interessante secondo me tipo la dinamica in cui mobiliti le forze, ma soprattutto quando come si dice, quando prendi il momentum, quando hai il vantaggio, cioè nel senso adesso sono io che attacco te, quindi io sono costretto a rispondere a una minaccia che hai creato, quindi non utilizzerò il mio esercito che ho precedentemente mobilitato, perché ci vogliono i turni per mobilitare le cose, per andare a creare un'altra minaccia, quindi c'è tutto questo meccanismo mi costringe a rispondere e non sono io che ho l'iniziativa d'attacco, quindi è una cosa interessante. E qui mi aggancio al fatto che i soldi sono importantissimi, tutto quello che conta, perché per mandare un esercito costa soldi, tanti soldi, costa 3 e normalmente in un turno ne hai 9, 10 al massimo. 11, no, io ero il più ricco di te. Ok, sì, certo, eri il più ricco, però ne avevi 11, io ne avevo 8, 9. Sì. Mandare un esercito costa 3, che è veramente tanto, e quindi in un turno riesci a mandare 2 eserciti, 3 se è tanto. Sì, ma poi devi pensare... Se uno va a casa non fai più niente. Sì, comunque ci sono i talents che sono la valuta del gioco, anche questi dati hai una rendita propria, praticamente 3 per Sparta, 3 per Atene, però Atene ha anche un favore, che sono robe importanti per il gioco carta, poi ci arriviamo. E poi dai territori che controlli ovviamente, cioè mobilitare l'esercito ovviamente costa denaro, ma soprattutto costa anche denaro proseguire gli assedi, fare tiri assedi, cioè perché devi tenere un'armata là piazzata e poi... Che potrebbe, con un tiro di dadi sfavorevole come prima, potrebbe essere poi spazzata via e quindi hai consumato 3 per mobilitare. No, però tornando a casa... Sei bloccato là, alla fine, quello è... No, perché tu mi hai mandato l'esercito. Anche perdendo malissimo con l'esercito di terra, però io sono andato a casa e quindi l'assedio è andato male. Però io ho speso 5 monete, che è tantissimo, era quasi tutto il mio budget del turno, e per un nulla di fatto. Quindi veramente i soldi sono fondamentali. Conquistare quindi i territori che danno 3 monete è tanto importante. È tipo io prima con Corinto, tipo 3 turni messi là, anche tirando un dado in più con una carta, però alla fine c'ero quasi, alla fine però hai riuscito in tempo a mobilitare un esercito per mandarlo là, ma anche perché dei tiri per l'assedio, cioè l'assedio non ha fatto i progressi nel modo in cui volevo, perché magari ho sbagliato qualche tiro di dado, però lui potrebbe aver mobilitato l'armata e essere arrivata troppo tardi, cioè che è una cosa bella di questo gioco, perché per mobilitare un esercito e poi metterlo in campo ci vogliono almeno 2 turni se vai magari a rispondere a un attacco nemico, però se per esempio lo mandi in uno spazio per cominciare a razziare o fare un assedio, che praticamente spesso lo fai, ci vogliono addirittura 3 turni, cioè 3 turni, 3 round di gioco. In ogni round ognuno gioca fino a 6 carte, obbligatoriamente se ne hai in mano. E quindi è anche bella questa cosa tematica. Poi anche che dove hai il controllo incide ovviamente anche sulla route, sul percorso che i tuoi eserciti possono fare quando li mandi a razziare o a fare assedi, cioè non li puoi mandare ovunque sulla mappa, hai
un raziocinio, cioè, tipo io non controllavo Tebeo, questa zona qua della Beotia, io non potevo rispondere con un'armata di terra, andare per esempio in Aetolia o qui su nella Macedonia o da altre parti, perché mi blocca il percorso. Così. Però è bello perché sì, non ti permette di mandare cose a caso in giro per sì, lo puoi mandare ovunque a caso solo per iniziare una battaglia, cioè mandare il tuo esercito è vero in un altro, quello cala dall'alto così magicamente. Sul manuale ti dicono praticamente che non è che una regione, cioè che un'armata poteva isolare totalmente, avere il controllo di una regione, quindi si presume che avevi sempre lo spazio per andare, oppure la milizia, la gente locale, insomma, montava un esercito per rispondere, non lo so, mi sembra una giustificazione un po'. Sì, è un po' tirata, perché in effetti sembra venire no, perché la giustificazione precedente era molto sensata. Con una flotta capisco che arrivi. Il fatto di dover fare il percorso comunque è molto comunque, sensato. Sì, in termini di gioco ci sta comunque, perché sennò sarebbe stato un po'. Comunque cosa ne pensi? No, come dicevo all'inizio, sicuramente divertente, sicuramente il gioco che merita molte più partite per essere capito, non perché sia super difficile, ma perché è importante trovare. No, il gioco è facile come regole, perché sono due robe in croce. Esatto. Cioè alla fine le robe speciali le fanno tutte le carte, perché per vivere ragazzi, le carte si giocano solo per l'evento. Sì, anche se da questo punto di vista, cioè forse non è necessariamente una cosa negativa. No, perché quello che volevo dire è che le carte sono importanti, ma non fondamentali, nel senso che comunque non avendo la carta giusta, a meno che non ti capiti il round con 6 carte tutte a favore dell'avversario, perché questo è uno dei problemi. Tu puoi avere carte con eventi a favore dell'avversario e puoi averne tante, e allora in quel turno vai male per forza. Però salvo casi così particolari, tanti hanno anche 2 opzioni, quindi te la puoi giocare, faccio prima questo così poi infatti è molto importante trovare l'ordine giusto per giocarle, cercando anche un po' di prevedere cosa potrebbe fare l'avversario, tipo prima quello che è successo con te, che io ho messo inutilmente un evento quando potevo aspettare un turno per. Va a sapere. È ovvio, non potevo saperlo, però me lo sono immaginato e nella mia testa ho detto sì, ok, la gioco adesso perché dopo sicuramente lui non metterà un'influenza dopo, e invece no. Però comunque ha un impatto sul turno importante, ma non è assoluto, perché poi ci sono i soldi che fanno tanta la differenza, di spiegare le truppe nei punti giusti della mappa. Quindi è un card driven, sì, ma non è tutto. No. E dopo va benissimo per mitigare la sfida. Ci sono i favori che possono essere spesi per scartare carte pacco, insomma, che non vuoi. Spendi 2 favori, invece di giocare una carta, scarti una carta, quindi buono. E i favori li prendi sostanzialmente vincendo battaglie, se no con le Olimpiadi, ragazzi, perché ogni turno è 4 anni e dopo ogni 4 anni ci sono le Olimpiadi, che è praticamente un meccanismo di backup. Se uno è troppo giù ti dà ricompense, o se no ti dà delle ricompense mirate. E poi c'è anche il modulo opzionale per farle più grande con varie challenge. Non abbiamo provato. Vabbè, comunque guadagni favori, soldi, insomma, risorse. Ecco, comunque è una roba tematica che ci sta. È anche una roba che puoi mitigare. Un'altra roba bella che adesso io ho l'edizione pimpata perché è del Kickstarter. Comunque ogni esercito è rappresentato da una miniatura e ogni generale, che ovviamente deve avere un esercito per essere mobilitato, ha una carta che sono double sided, cioè questi possono fare esperienza di giri, hanno un'abilità più forte, perché tutti hanno un'abilità che fa cose, insomma, a seconda di cosa gli assegni e a seconda di, insomma, le robe che fa, anche un'altra roba da considerare oltre alle carte. Sembra che vanno a arricchire il parco azioni senza aggiungere regole. Sì, decide qual è il leader più adeguato da dispiegare insieme all'esercito è abbastanza importante, perché potrebbe darti per esempio 2 monete in più alla fine della battaglia. 2 monete, come dicevo,
possono fare la differenza tra dispiegare un'altra truppa oppure no. Se no c'è Pericles che puoi mandare un inviato minore, mettere un'influenza su una città. Anche bello la roba dell'influenza, perché non è che la metti così a caso, la metti tramite specifici eventi delle carte che hai in mano. Sì. E rispetto o abilità del giro, cioè non è che hai punti operazione nel gioco come Twilight Struggle. Rispetto al paragone che hai fatto con Twilight Struggle, qua si mette molta meno influenza, è un'azione abbastanza rara che si trova sulle carte e basta, non c'è alcuna possibilità di metterla senza l'evento specifico, quindi perdere un'influenza può essere molto pesante. No, e comunque nomino sempre Twilight Struggle perché, cioè, in realtà non c'entra niente sto gioco con Twilight Struggle, a parte che è un controllo aree con influenza, ecco. Però il designer aveva detto che all'inizio il designer è Chris Van Boorden, vabbè, insomma è un belga tedesco, che è lo stesso di Barbarians at the Gates, che è un cardine da paura, che mi è piaciuto da morire, e poi Europe in Turmoil 1, 2, poi ha fatto No Peace for 9 Years. Comunque lui aveva detto che all'inizio questo era pensato, è un gioco che aveva partorito nel 2015, come un Twilight Struggle in Grecia, ecco. Però ho visto subito che il meccanismo di Twilight Struggle con i punti di operazione qua non funzionava e quindi si è inventato roba sola, anzi funzionava solo l'evento, quindi vabbè, per quello lo nominiamo, ecco, un po' diverso. Vabbè, sì, ho una sorta di base a cui si è ispirato, perché non c'entra niente assolutamente il gioco. Vabbè, ci sono gli assets. L'ultima è una roba che non abbiamo detto, anche gli assets, quelli per guardare il vantaggio nelle battaglie di terra, anche questi possono essere diventare veterani tramite capacità, o se no possono essere ridotti magari da te per guadagnare dei punti in battaglia, o se no dall'avversario, quindi te li elimina, poi tu devi pagare all'inizio di ogni turno per magari se vuoi ripristinarli, eccetera. Ci sono un po' di robette, però in realtà le regole sono facili. Ecco, un'altra roba bella che mi è piaciuta è per esempio che ha il sistema tipo come Pazzo Glory nel mazzo di pesca delle carte, nel senso che in ogni turno vengono introdotte un tot di mazzetti tematici, ecco. Sì, questo è molto bello, per esempio il fatto che hai costruito le mura di Atene. Esatto, a un certo punto. Prima guerra Peloponneso, le mura del Pireo bisogna costruirle. Tematica. Esatto. Nella seconda invece ci sono già. E qua cos'è che ho cominciato con la campagna in Egitto, la spedizione, è già una roba. Stavi già assediando la Persia, così. Sì, che simboleggia l'Egitto, visto la flotta, frozzi impegnati in giro. E invece nel setup della seconda guerra del Peloponneso cominci che cominciano con l'assedio di Potidea. Comunque vabbè, ci sono delle cose un po' tematiche, quindi importante. E per il resto un'altra partita? Beh, questo qua sì, anche perché infatti, perché comunque conoscere le carte ovviamente aiuta come tutti i card driven. Conoscere le carte. Però da scenario a scenario cambia e cambia anche la disposizione, il setup. I setup poi sono variabili perché per esempio nel setup della seconda guerra del Peloponneso hai un setup standard, più hai 4 carte da cui ne scegli una per andare a arricchire il setup, quindi cambia sempre all'inizio. E il setup consiste nel mettere l'influenza in effetti, praticamente. Con il meccanismo delle influenze poi il setup è variabilissimo, come si vuole in base al tema, in base al momento storico in cui si gioca. Sì. Poi la roba principale è fare i raid, gli assedi, che sono le robe principali che vai a fare con le truppe in mappa. A parte, vabbè, se hanno successo sei contento, però se tipo razziare, anche solo per prendere una moneta poi tornare a mandare la gente a casa, è importante perché cancella momentaneamente il controllo dell'avversario per un turno, quindi non può evitare che lui prenda il controllo della regione, quindi guadagni risorse, ma soprattutto ragazzi a fine partita si vince chi controlla più di queste, più regioni, il resto nessuno guarda in faccia, nessuno, dai, così. E ti devo dire che comunque io l'avevo fatto in Kickstarter a scatola chiusa perché mi piaceva il designer, perché Barbarians at the Gates per me perderiva il pazzesco, più mi piace il tema insomma della Grecia. Certo. Però quando mi è arrivato ho letto il regolamento e ti devo dire che non è che mi aveva fatto deluso un po'. Sì, perché non mi aveva fatto impazzire, non deluso, però ho detto boh. Però quando tu vai a giocarlo
E invece dici, cioè comincia a cliccare, dici, caspita, però non è vari meccanismi, non complessi, però vari meccanismi. No, è facile, però in realtà non è banale, ha molta più sostanza sotto, è abbastanza elegante, abbastanza astratto anche come gioco, però non è male, non è male. Cioè, ovviamente adesso bisogna giocarlo, che sono primissime impressioni a caso di una prima partita in 3 turni. Assolutamente. Bisogna vedere. E un'altra roba che mi ha fatto impazzire, cioè mentre lo vedevo online, era il tabellone, la plancia di gioco, che super stracolorata, mega sgargiante, come era anche l'altro gioco suo sulla guerra fredda, e però aiuta, come hai detto, l'attenzione forse a colorblind, disabilità tipo visivo, ottico, non so come si definiscono, può essere quello il motivo effettivamente di questi contrasti così elevati che fanno un po' pugno su un occhio, però anche le carte comunque dal vivo non è male dal vivo, è meglio, cioè. Perché almeno a me, penso che a te sarebbe piaciuta la mappa più cartina geografica, più classica, più così colori pastello, magari anche tutto marroncino. Sì, quello che ti aspetteresti un po' stereotipato, un po' classico. Però da una parte ti aiuta a individuare bene le regioni, eccetera. Ma insomma, è funzionale, quindi è funzionale. Così. Poi i componenti qua, io la versione deluxe che alla fine costava come la retail adesso che è arrivata, però quella normale, non deluxe, tutti i marker, strizza l'occhio un po' gli Eurogame, i componenti sono pimpati, tutti i marker acrilici, hai le miniature invece dei tesserine, però insomma dai, abbastanza piacevole. Le carte sono belle, a me piacciono un sacco, perché tipo, nel retro tutte le illustrazioni come qua, e davanti hanno tutte la loro illustrazione, come sono scritte magari il font, la formattazione, cioè, sono speciali, lasciano a desiderare, però le illustrazioni sono belle. Sì, le illustrazioni sono belle. Hai anche danni in sto gioco, però non servono le battaglie, servono per vedere se per gli assedi, per vedere se ti muore il leader o se magari prende esperienza. Per gli assedi sono molto importanti. Sì, sì, in effetti. E poi anche perdere e guadagnare a seconda di maggioranze, forze, livelli di forza del tuo esercito, vabbè insomma, poi modificatori. Va bene, dai, abbiamo un'altra chance, c'è un'altra partita, sì, bisogna. Primissime impressioni, non male. Sì, fa voglia di capirci di più, di ritrovarla. Un altro scenario sicuramente. E allora queste era spara! Per dirlo in modo aggressivo, Struggle for Greece, e noi ci sentiamo per altre cose, eccetera. Fatti bravi. Ciao.